Benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast Letteratura italiana per stranieri, in onda proprio in una data speciale. Oggi, 25 marzo, si celebra il Dante Dì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il 25 marzo è infatti il giorno in cui il poeta ha iniziato il suo viaggio nell'aldilà, nella Divina Commedia. Per questo motivo non c'è giorno migliore per cominciare il nostro viaggio di conoscenza della Divina Commedia e di Dante Alighieri. Questo viaggio di scoperta si sviluppa in 3 incontri e 4 episodi, poiché il secondo incontro sarà suddiviso in 2 puntate. In questo percorso il professor Buenza ci guiderà attraverso alcuni canti dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, illustrando la struttura dell'opera e offrendo spunti sulla vita e sulle opere minori di Dante, utili per comprendere meglio il poeta. Nell'episodio di oggi ci concentreremo soprattutto sul primo canto dell'inferno e sulla struttura della Divina Commedia. Vi ricordiamo che è possibile attivare i sottotitoli in italiano e in altre lingue per agevolare la comprensione. Inoltre, alla fine della puntata potrete testarvi con delle domande a risposta multipla. Per finire, in descrizione potete trovare un PDF della puntata con trascrizione e glossario, un esercizio con flashcard interattive e i link alle opere citate. Senza ulteriori indugi, lasciamo la parola al professor Buenza. Buongiorno. Terzo incontro. Dante Alighieri. Tratteremo il primo canto dell'inferno dando all'occasione notizie sulla vita e sulle opere minori. Egli nasce a Firenze nel maggio del 1265 e muore a Ravenna il 14 settembre 1321, a 56 anni. La sua vita è stata combattuta e piena di amarezze. Tracceremo l'itinerario della sua opera maggiore. Quando si presenterà l'occasione, non trascureremo la sua vita e le opere minori. La Divina Commedia, una delle opere più grandi dell'umanità, è un poema allegorico religioso diviso in 3 cantiche: l'inverno, il purgatorio, il paradiso. Ogni cantica è composta di 33 canti. L'inverno ne ha 34, uno in più, perché fa da introduzione a tutta l'opera. Quindi, inverno 34 canti, purgatorio 33, paradiso 33. Totale 100 canti. I numeri hanno una loro simbologia ed indicano la perfezione. Incominciamo dal canto primo. Riferiremo solo il contenuto, lasciando ad ognuno di poter gustare la bellezza della lingua italiana delle origini. Ricordiamo che Dante ha scritto un'opera minore, il De Vulgare Eloquentia, ed era un tecnico del volgare. Canto primo. Dante, a metà della propria vita, dopo essersi smarrito, si ritrova in una selva oscura, intricata e spaventosa. Dopo avervi trascorso la notte, in preda alla paura, giunge ai piedi di un colle illuminato dal sole, si riposa e inizia a salirlo. Ma ecco, all'improvviso, una lonza gli impedisce il cammino. Il poeta sta per ritornare indietro, quando viene confortato dal sorgere del sole che illumina la sommità del colle e dall'inizio della primavera. Ma sul cammino prima un leone e poi una lupa lo fanno ritornare nella selva oscura.
Sulla strada del ritorno, Dante chiede aiuto ad un'anima. È il poeta latino Virgilio che lo invita a riprendere il cammino verso il colle e gli rivela che per raggiungere il colle bisogna fare un'altra strada, perché quella lupa uccide tutti, si ammoglia a molti animali e non fa passare nessuno fino a quando non verrà il veltro che nella caccia che la farà morire con dolore. Virgilio si offre come guida attraverso i regni dell'oltretomba. Dante accetta e ha inizio lo straordinario viaggio. Prima considerazione. Nello smarrimento della selva selvaggia, aspra e forte, si può scorgere il periodo dopo la morte di Beatrice nel 1290 e il conseguente impegno politico. Beatrice è vice portinare che andò sposa a Simone dei Bardi. Nella Vita Nuova, opera giovanile mista di prosa e poesia, il poeta dice di aver conosciuto Beatrice a 9 anni. La rivede varie volte, ma ottiene il saluto a 18 anni. Si immaghisce. Il suo amore giovanile è un sentimento purissimo, quasi religioso, secondo la concezione del dolce stil nuovo. 7 anni dopo, nel 1290, Beatrice muore e lascia il poeta nello sconforto totale. Dopo 2 anni scrive La Vita Nuova, ma promette a se stesso di parlarne ancora in modo più sublime. Io spero di dicer di lei quelle che mai non fu detto da alcuna. Nell'ultima cantica della Divina Commedia, Il Paradiso, sarà Beatrice ad accompagnarla attraverso i cieli fino alla contemplazione di Dio. Una seconda considerazione. Nello stesso periodo di smarrimento per la morte di Beatrice, il poeta si impegna politicamente nel partito dei Guelfi Bianchi. Fa parte dei Savi, del Consiglio dei 100, 2 volte ambasciatore e infine priore, la carica più alta del comune. Dopo un'ambasceria a Roma da Papa Bonifacio VIII, durante il viaggio di ritorno ebbe notizia che era stato processato e condannato dalla fazione dei Guelfi Neri alla multa di 5.000 fiorini, a 2 anni di confino e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici con accuse generiche per reati che non commise. Dante non si presentò per giustificarsi e venne condannato ad essere bruciato vivo se fosse sorpreso nel territorio di Firenze. Tentò di rientrare in città con i fuoriusciti Guelfi Bianchi e Ghibellini, ma poi sdegnosamente fece parte per se stesso, iniziando la via del doloroso esilio, che durò 19 anni ed ebbe termine con la morte a Ravenna nel 1321. Amaramente dice: «Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale». La lupa che s'ammoglia a molti animali è l'avarizia, la cupidigia, il desiderio di possedimenti, di ricchezze, ed è causa di cattivo governo. Dante ne ha fatto le spese. Ma il veltro, pieno di sapienza, amore e virtù, la farà morire con doglia, le darà morte dolorosa e la riporterà all'inferno. Le altre 2 fiere, il leone rappresenta la superbia, sicché parea che l'aere ne tremesse. La lonza, leggera e presta molto, è un felino, una pantera, un leopardo, una lince, che simboleggia la lussuria. Le 3 fiere significano i 3 vizi capitali maggiori che insieme a quelli minori, invidia, ira, gola e acidia, sono le conseguenze della triste realtà del peccato originale. Dante aveva frequentato la scuola teologica dei Domenicani di San Tommaso d'Aquino a Firenze. Abbiamo accennato al cattivo governo di Firenze e Dante ne è stato vittima. Vediamo che idea politica ha maturato durante l'esilio. Questa è espressa in un'altra opera minore, La Monarchia.
Un secolo prima, le due supreme autorità del Medioevo, l'impero e il papato, si erano scontrate nelle lotte per l'investitura. Dante propone, per il bene dell'umanità, che le due autorità devono essere indipendenti perché tutte e due provengono da Dio. Devono essere due binari che non si incontrano mai per la felicità degli uomini. Una deve curare il bene dello spirito, l'altra il bene politico e civile. Il veltro, cane da caccia, invocato da Dante, allude all'imperatore Enrico VII che è morto a Buoncomento, Siena, nel 1313, togliendogli definitivamente ogni speranza di rientro a Firenze. La struttura della Divina Commedia. L'inferno è come un grande imbuto fino al centro della terra, composto di 9 cerchi. Il purgatorio è un mondo con 7 gironi più l'antipurgatorio. Il paradiso è costituito da 9 cerchi che costituiscono i 9 cieli concentrici. Il tutto si trova su una linea immaginaria che parte da Gerusalemme e arriva al centro della terra. Poi attraverso una natural burella si sale alla parte diametralmente opposta alla città santa, dove si trova la montagna del Purgatorio, sulla cui cima vi è il paradiso terrestre e l'albero del frutto proibito. Come si vede, sullo stesso asse vi è l'albero della morte, quello del peccato originale, e l'albero della vita, quello della croce di Gesù Cristo a Gerusalemme. I 9 cieli concentrici che costituiscono il paradiso ruotano intorno alla terra che contiene l'inferno e il purgatorio. In breve, riepilogando, Dante nasce a Firenze nel 1265 e muore a Ravenna nel 1321. Oltre alla Divina Commedia ha composto le seguenti opere minori: La Vita Nuova, La Monarchia, Il De Vulgare Eloquenzia, opere delle quali abbiamo parlato. Ne aggiungiamo altre 2, le Rime e il Convivio, e le completiamo. Sono tutte. Ora non ci rimane che salutarci. Ci rivedremo al quarto incontro. Bye bye! Grazie, professor Buenza. Siamo giunti alla fine di questo episodio dedicato al primo canto dell'inferno di Dante Alighieri. Speriamo che lo abbiate trovato interessante e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Vi invitiamo a soffermarvi per alcune domande a risposta multipla e speriamo di rivedervi al prossimo video in cui il professor Buenza ci parlerà di 2 canti dell'inferno, il quinto e il 30°, per continuare con noi questo straordinario viaggio attraverso la letteratura italiana. Grazie per averci ascoltato e buon Dante D. Ciao!